tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare del monastero maledetto di Sicignano degli Alburni? A Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, sulla cima di una montagna si trovano le rovine di un antico monastero abbandonato costruito intorno al XVII secolo e che era abitato dai frati benedettini. Pensate che secondo la leggenda che sto per raccontarvi, fu proprio Dio a scegliere il luogo in cui costruirlo. È stato abbandonato intorno al 1793 e oggi tra quelle rovine possiamo intravedere i segni di un tempo ormai lontano dove la natura ha ripreso i suoi spazi. Ma nel cortile è ancora presente una tomba in pietra con una croce stranamente inclinata e una quercia ormai secca. Ma c'è un'altra storia legata a questo luogo ed è davvero molto inquietante. Una leggenda che parla di maledizioni, strane sparizioni e fantasmi e di un monaco che aveva vissuto in quel monastero e che pare abbia stretto un patto con il diavolo. Una storia talmente incredibile che il luogo si è valso del soprannome di Convento dei Monaci del Diavolo. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, ma adesso iniziamo. Nel 450 a.C. venne fondato il comune di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, una graziosa cittadina abitata per lo più da contadini. Nel 1720, sulla cima di una montagna, venne costruito un monastero, un convento abitato dai frati benedettini, che erano molto ben visti dalla comunità perché erano soliti aiutare i poveri, i malati, o chiunque richiedesse il loro aiuto. Un giorno in città arrivò un uomo di nome Giovanni, un vagabondo senza famiglia, senza dimora, una persona provata sia fisicamente che psicologicamente, quasi rassegnata ai duri colpi che la vita gli aveva riservato. Si fermò a Sicignano a mendicare per la strada e la gente con il tempo e con il fatto che Giovanni, nonostante le sue sfortune, era una persona buona e gentile, iniziò ad aiutarlo, offrendogli del cibo, del denaro, ma nessuno gli diede mai un aiuto concreto, magari togliendolo dalla strada, offrendogli un posto dove dormire o un lavoro. Con l'arrivo dell'inverno, però, per lui la situazione divenne davvero critica, perché era terribilmente esposto alle intemperie del tempo e passava anche giorni interi senza toccare cibo, perché in quel periodo l'elemosina della gente scarseggiava. Per tutti questi motivi, come possiamo immaginare, ci mise poco tempo ad ammalarsi, ma una sera, durante un brutto temporale, decise di cercare un riparo e prese una strada battuta che non aveva mai percorso. Sapeva che il sentiero conduceva al monastero dei monaci benedettini e quella per lui era l'unica speranza di non morire in mezzo ad una strada. Si incamminò avvolto nel buio, zuppo di pioggia e febbricitante, sperando nell'aiuto di quei frati che erano stati sempre tanto misericordiosi con la gente del posto. Quando arrivò non si reggeva quasi più in piedi, faceva persino fatica a respirare. Bussò forte al portone d'ingresso e il monaco che andò ad aprire si trovò davanti un uomo davvero malmesso, dall'aspetto cadaverico, che chiedeva solamente un riparo per la notte, e quelle furono le uniche parole che pronunciò prima di cadere svenuto ai suoi piedi. Fu immediatamente accolto all'interno e tutti i monaci cercarono di dargli soccorso. Tentarono di curarlo, ma le sue condizioni erano talmente gravi che erano certi sarebbe morto. Per questo decisero di dargli l'estrema unzione. Ma al di là di ogni previsione, Giovanni miracolosamente si salvò. Dopo alcuni giorni si svegliò e ringraziò i frati per tutto quello che avevano fatto per lui. Si sentiva ancora debole, ma decise di andare via, anche se il priore non era d'accordo. Gli offrì di restare e di andare via solo quando aveva ripreso del tutto le forze. Giovanni a quel punto accettò. Gli fu assegnata una cella, gli diedero degli abiti puliti, consumava i pasti regolarmente insieme a loro e partecipava anche alle funzioni religiose. Il tempo passò
e Giovanni non solo guarì del tutto, ma si riprese anche psicologicamente. Era talmente grato di quell'ospitalità che chiese di lavorare per loro in cambio di vitto e alloggio. Riparava oggetti, si prendeva cura dell'orto, svolgeva commissioni. E in breve tempo quella vita fatta di pace e di preghiera divenne indispensabile per la sua pace interiore, tanto da arrivare a considerare il monastero come una casa e i monaci come la famiglia che non aveva mai avuto. In preda a questa serenità e profonda gratitudine, un anno dopo Giovanni decise di prendere i voti, una cosa di cui poco tempo dopo si pentì però, perché la clausura, le restrizioni, le regole, tutto iniziò a stargli stretto, perché non era stata una decisione presa dietro una vera vocazione o una profonda fede. Oltretutto, una volta presi i voti, ebbe modo di constatare che i rapporti interni tra i monaci non erano poi così diversi dalla vita esterna del monastero. C'erano gelosie, invidie, cattiverie tra di loro e si rese conto con sgomento che anche tra quegli uomini votati a Dio si annidava il male. Ma ormai i giochi erano fatti e non poteva più tirarsi indietro. Non voleva deludere chi, con tanta dedizione, senza chiedergli nulla in cambio, lo aveva aiutato nel momento più buio della sua vita. Per questo iniziò a cambiare di carattere. Diventò più scontroso, stava sempre chiuso nella sua cella in silenzio. Iniziò a sentirsi in gabbia, morendo di solitudine e tristezza giorno dopo giorno. Un giorno però qualcosa attirò talmente tanto la sua attenzione da riportarlo in vita. Dalla finestra della sua cella vide una ragazza bellissima con i capelli lunghi e neri che stava raccogliendo delle erbe. Per lui fu un vero colpo di fulmine, perché se ne innamorò a prima vista. Con una scusa uscì subito dal monastero, perché voleva assolutamente incontrarla, e così accadde. Si trattava di una contadina del posto e anche lei si innamorò perdutamente di Giovanni, talmente tanto che i due ragazzi iniziarono a frequentarsi da subito, incontrandosi ovviamente di nascosto, a volte nei campi, altre volte nei sotterranei del monastero. La loro storia d'amore andò avanti in segreto per un bel po'. I monaci però notarono da subito un cambiamento in Giovanni. Era più tranquillo, di nuovo sorridente, anche se però non ne comprendevano il motivo. Questo fino a quando uno dei monaci non notò le sue assenze notturne e una sera lo seguì nei sotterranei e scoprì la sua relazione clandestina. La punizione per loro fu davvero atroce. La ragazza, tacciata di stregoneria e di aver usato la magia per irretire il loro confratello, venne torturata nel tentativo di farle confessare di essere una strega, dopodiché la bruciarono viva nel cortile del monastero. Giovanni nel frattempo era stato rinchiuso nei sotterranei e da lì sentì le urla strazianti della donna che amava mentre veniva torturata e poi arsa viva. Una cosa da brividi. La punizione per lui fu quella di rimanere rinchiuso lì sotto, a pregare il Signore di perdonarlo per quel suo grave peccato. Dopo un anno i monaci lo perdonarono, fu scarcerato, ma l'uomo non era più quello di prima. Fisicamente era in condizioni peggiori di quando era arrivato la prima volta al monastero, ma la cosa più grave era che sembrava avesse perso del tutto la ragione. Sostituì il suo saio con uno completamente nero e aveva sempre un cappuccio calato sul viso. Si aggirava per i corridoi sempre da solo, rimaneva in disparte durante le funzioni, non rivolgeva più la parola a nessuno. In diverse occasioni lo videro spiare di sottecchi gli altri monaci, parlottando sempre qualcosa di incomprensibile e con un sorriso sempre sinistro sul volto. Molti frati iniziarono persino ad aver paura a rimanere da soli con lui e ormai era chiaro che Giovanni era impazzito. Oltretutto iniziarono a verificarsi degli eventi davvero strani ed inquietanti all'interno del monastero. Alcuni monaci che avevano assistito alla tortura della donna che amava
sparirono nel nulla, nessuno li ritrovò mai più, mentre gli altri che avevano partecipato morirono in circostanze davvero atroci. Uno fu trovato annegato sul fondo del pozzo, un altro impalato in cortile e un altro ancora bruciato vivo mentre cercava di accendere il camino. Tutte queste morti così strane iniziarono a far pensare ai monaci che forse c'era Giovanni dietro tutto quel massacro. Ma non solo, perché qualcuno iniziò a pensare che durante l'isolamento Giovanni aveva venduto l'anima al diavolo per soddisfare la sua sete di vendetta. Quando in cortile ritrovarono il corpo completamente smembrato del priore, era ormai chiaro che tutti quelli che avevano avuto un ruolo nella morte di quella giovane donna erano ormai morti. I monaci rimasti a quel punto pensarono che ormai Giovanni aveva soddisfatto la sua sete di vendetta, ma non fu così, perché morti e sparizioni continuarono a seminare il terrore, fino a quando quei pochi monaci rimasti non si sottomisero a quel monaco demoniaco, arrivando addirittura ad eleggerlo come nuovo priore del monastero. Ormai erano certi che il diavolo si era impossessato di lui e del convento e chiunque tentasse di avvicinarsi a loro moriva o spariva del tutto. Tanto che gli abitanti di Sicignano degli Alburni iniziarono ad evitare quel luogo maledetto. Questo fino a quando una notte, durante un temporale, due nobili, marito e moglie che viaggiavano in carrozza, riuscirono a salire in cerca di un riparo per la notte. Pensate che la mattina dopo il cavallo ancora attaccato al carro arrivò in città e lì tutti gli abitanti videro seduto a cassetta il cadavere di un uomo con il cranio completamente fracassato, mentre della moglie non c'era più traccia. Questo episodio arrivò a mobilitare il re, che mandò i suoi uomini per ispezionare il monastero. Lì trovarono pochissimi frati in condizioni gravissime di salute, terrorizzati, che raccontarono di come il loro priore avesse stretto un patto con il diavolo, uccidendo tutti i loro confratelli. Giovanni a quel punto fu arrestato e non oppose mai resistenza. Sul suo volto sempre quel ghigno sinistro che rimase per tutto il tempo del processo e anche quando lo impiccarono alla quercia nel cortile del monastero che fu poi abbandonato completamente. Nel 1885 il convento fu convertito in un collegio e nel 1926 in un liceo che fu poi chiuso nel 1973 e abbandonato fino ai giorni nostri. Ma c'è un'altra storia più recente, del 1989. Tre ragazzi che si trovavano nei campi di Sicignano per tornare prima a casa decisero di tagliare per i boschi, fino a quando ad un certo punto non si trovarono davanti alle mura maestose del monastero abbandonato. E fu lì che tutti e tre videro la sagoma di un monaco incappucciato che camminava a fianco a quelle mura. Spaventati presero a scappare. Uno di loro però cadde per terra. Quando alzò lo sguardo, accanto a lui c'era la figura terribile di quel monaco che torreggiava su di lui a braccia incrociate, sussurrando qualcosa di incomprensibile. Dopodiché si voltò e tornò a camminare a fianco alle mura del monastero. Sono tante le storie di fantasmi, apparizioni e strane visioni che circolano in quei luoghi e a Sicignano degli Alburni ci sarebbe la regola non scritta di non avvicinarsi a quel posto perché lo spettro di quel monaco demoniaco si aggirerebbe ancora tra quelle mura e a chiunque chieda qualcosa in merito viene risposto laggiù non c'è niente. Amici, questa è una storia a tratti da brividi.
lugubre e straziante. Io non la conoscevo, fatemi sapere voi nei commenti se la conoscevate e se c'è qualcuno di Sicignano degli Alburni, vorrei sapere se è vera questa storia della regola non scritta. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi aspetto nei commenti, vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!